Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Sugugio Garage. Io sono Federico ed oggi siamo alle prese con la Peugeot 207 1600 HD, alla quale andremo a sostituire la batteria che è ormai esausta. Quindi in questo video vedremo come togliere la vecchia batteria, mettere quella nuova e poi cancellare tutta una serie di errori che nella centralina sicuramente si saranno accumulati, perché avendo provato ad avviare con una batteria comunque scarica, i sensori, le centraline rilevano dei valori sballati e quindi avremo tanti begli errori salvati in centralina, quindi li andremo a cancellare per concludere il lavoro. Quindi con tutto questo ci vediamo subito dopo la sigla. Ed eccoci tornati. Se non l'avete già fatto, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciando un commento qui sotto e mettendo un mi piace, le solite cose. Andiamoci a vedere subito il materiale che occorre. Giusto per farvi vedere come la batteria non va, nessun segno di vita. Ovviamente ho provato diverse volte a ricaricarla, ma ormai è andata, sono passati circa 6 anni dalla sua ultima sostituzione, quindi ho deciso di comprarne una nuova e festa finita. Ovviamente ci vorrà una batteria nuova, ricordiamoci di scriverci sopra la data in cui la installiamo. Servirà una chiave da 10 per il polo negativo, una chiave AT lunga, più che altro perché bisognerà raggiungere il piedino della batteria e bisognerà svidare una vite per disancorare, diciamo, la batteria dal suo supporto. Poi una 13, io uso questa a bussola, in più un piccolo lettore OBD2 per cancellare gli errori e un'app torque per cancellare gli errori. Vediamo che nella Peugeot 207 la batteria è presente qui sotto. Questo è il polo positivo, il polo negativo è addirittura nascosto sotto questa plastica. Qui c'era uno sportellino che però nel corso degli anni si è rotto. Praticamente ci sarà anche da rimuovere questa parte qui, più che rimuovere, staccare questi due capicorda per poter farsi spazio ed estrarre la batteria. Bisogna spostare anche la centralina per poter accedere alla vite che tiene fermo un piedino che ancora per bene questa batteria sul suo supporto, perché ovviamente questa batteria, a differenza di altre auto, non è tenuta da nessuna cinghia. Sfruttiamo questi due dadi da 13. Rimosso questo cavo del positivo, lo sganciamo perché questa plastica andrà via. Questo cassettino si estrae semplicemente facendolo scorrere, perché qui ci sono delle guide. Quindi questo ce lo mettiamo da parte. La centralina si rimuove semplicemente sollevandola, che ci dà spazio per poter accedere alla vite che è sotto. Per svitare quella vitina, testa da 10, ovviamente come previsto la vitina è scesa giù, ma con questo attrezzino la recuperiamo molto velocemente. Questo è il piedino che tiene ferma la batteria, andava messa in questa maniera. Adesso finalmente possiamo rimuovere questa plastica che è semplicemente ad incastro. Praticamente qui ci sono due asole e qui invece ci sono, diciamo, due alette che vanno a inserirsi nelle asole che abbiamo visto prima. Ora non resta che quindi svitare questo polo, che è quello del negativo, con una semplice chiave da 10. Tre, due, 1. Questa è la batteria vecchia, questa è la batteria nuova che è appena arrivata. Vediamo che sono sempre 60 ampere e 60 ampere con 540 ampere di spunto, e anche qui 540 ampere di spunto. Ovviamente in questa nuova devono essere tolte queste protezioni
che proteggono i poli e anche questi tappini laterali. Quindi ora la andiamo a montare. Vediamo, possiamo pulire un attimino i due poli con un po' di carta abrasiva per migliorare il contatto. Ovviamente ragazzi, tutti gli utensili, i prodotti che utilizzo in questo video li troverete linkati qui sotto in descrizione. Se vorrete fare degli acquisti passando attraverso questi link, quindi verrete indirizzati su Amazon, voi non spenderete niente, però passando attraverso questi link, ripeto, supporterete e aiuterete il canale. Torniamo al video. Adesso sistemiamo il polo negativo per primo, perché purtroppo poi dopo ci dovremo rimettere la plastica sopra. Andiamo a rimettere il piedino che blocca la batteria. Adesso andiamo col plasticone, facendolo incastrare in fondo. Adesso possiamo riposizionare la centralina facendola entrare in questa scanalatura molto naturale, semplicemente ad incastro. Rimettiamo su questa plastica che deve agganciarsi, eccola qui, ben salda. Ora rimetto il cavo qui nell'asola e infine il cavo del positivo. Io sinceramente questa plastica qui sotto la toglierei volentieri, però ora per fare il video la rimetterò. Riavvitiamo i dadi da 13. Voilà, ora non resta che andare ad accendere l'auto e andare a vedere quali errori ci sono in centralina e cancellarli. Andiamo a fare il primo avviamento dopo aver installato la nuova batteria. Questa volta sono fortunato perché non si è accesa nessuna spia. Altre volte è accaduto però che si è accesa una spia motore che bisogna resettare. Io ho messo l'OBD2 nella porta OBD e con torque, se avessi avuto in questo caso degli errori, avrei potuto resettarli. Entrando in torque basta, dopo aver ovviamente associato il dispositivo OBD con la porta Bluetooth, basta semplicemente andare su codice errore e fare un tocco per mostrarci tutti gli errori che in questo caso non ci sono. Qualora ci fossero stati sarebbe bastato premere cancella errori nella EQ. Quest'app nella sua versione a pagamento ve la consiglio molto perché è molto comoda per delle piccole cose come ad esempio le informazioni real time, quindi ci permette di avere molte informazioni dalla centralina. Se volete che ne parli un pochettino scrivetemelo qui sotto e farò prossimamente un video proprio su questa ottima app. Ed eccoci cari amici del canale, giunti al termine di questo ennesimo video. Spero vi sia piaciuto, nel qual caso vi invito a mettere un bel mi piace al video, ad iscrivervi se non l'avete già fatto e a lasciare qui sotto un commento. Quindi con la sostituzione della batteria nella Peugeot 207 1600 HD per oggi è tutto, un saluto e alla prossima!